Stai cercando una borsa dal sapore estivo con un punto di lavorazione super particolare che puoi rendere più grande o più piccola a seconda delle tue esigenze? Allora questo è il video tutorial giusto per te. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. Partiremo dalla lavorazione di un fondo ovale. Ti mostrerò come lavorare questo nuovo punto all'uncinetto che ricorda la lavorazione con i ferri da maglia, come cucire dei manici rotondi come questi alla borsa e soprattutto come renderla più grande andando a sganciare la chiusura interna formata da catene più moschettoni. Quando i moschettoni sono chiusi insieme consentono inoltre alla nostra borsa di mantenere questa forma molto particolare. Imparerai inoltre a realizzare questo bordo di rifinitura da applicare a tutti i tuoi progetti all'uncinetto. Molti materiali che ho utilizzato potete trovarli sul sito di Tessiland. In particolare ho usato filato tie sublime di Tessiland Color Lime 200 grammi per circa 280 metri, consigliato uncinetto dal 3 al 4. Vi lascerò indicata sullo schermo la quantità esatta di filato utilizzata per il progetto. Fondo ovale nero, misura 30 x 10 cm con già presenti fori all'interno dei quali andremo a lavorare con l'uncinetto. Coppia di manici in legno circolari rotondi, diametro esterno circa 14 cm, diametro interno di circa 11,5 cm. Questi li avevo in casa da un po' di tempo, ma li trovate simili sempre sul sito di Tessiland, come manici legno circolari cm 15. La differenza tra questi e quelli che trovate sul sito è che questi sono appunto rotondi, mentre quelli sul sito risultano piatti. Per chiudere la parte superiore della borsa, 2 anelli moschettoni color argento da 30 mm, 2 parti di catena. Prendiamo quindi il nostro uncinetto e cominciamo! Cominciamo il nostro progetto borsa partendo dal fondo. Ho segnato con un marcatore i 4 fori presenti negli angoli dove andrò ad eseguire degli aumenti. Ogni aumento sarà formato da 3 maglie basse lavorate all'interno dello stesso foro. Sui fori restanti, quelli non segnati con i marcatori, i fori liberi, andrò a lavorare 2 maglie basse all'interno di ciascun foro. Il numero di punti da lavorare sia all'interno dei fori liberi sia all'interno dei fori segnati con i marcatori dipende dalla tipologia di filato che ho scelto di utilizzare, dal numero di uncinetto e dalla mia mano di lavorazione. Se utilizzate un filato differente rispetto al mio oppure avete semplicemente una mano di lavorazione diversa, calibrate in base a questi fattori il numero di punti da lavorare all'interno dei vari fori. Il punto che avete visto nelle immagini di anteprima di questo progetto non richiede alcun multiplo. Realizzato un cappio con il mio filo, scelgo un foro tra quelli liberi presenti sul fondo. Per comodità io comincio sempre da uno dei fori presenti sul lato corto del fondo. Entro all'interno del foro, prendo il filo e lo pongo sull'uncinetto e lo porto attraverso. Prendo il filo e blocco. Questa è la parte inferiore del primo punto del giro. La parte superiore la andremo a realizzare con la chiusura. All'interno di questo foro devo lavorare 2 maglie basse. Quindi rientro all'interno del foro, prendo il filo e lavoro un punto basso. Se siete principianti vi consiglio di segnare questo punto appena realizzato con un marcatore. Mi sposto ora sul foro successivo, dove devo ripetere gli stessi passaggi. Entro nel foro, prendo il filo e realizzo un punto basso, rientro nello stesso foro, prendo il filo, secondo punto basso. Proseguo lavorando 2 maglie basse per tutti i fori che mi si presentano, fino ad arrivare davanti a quello segnato con il marcatore. Rimuovo il marcatore e all'interno di questo foro devo lavorare il mio aumento, 3 maglie basse nello stesso foro. Quindi devo ripetere i passaggi che ho appena eseguito per 3 volte.
Come proseguire? Lavoro 2 maglie basse in tutti i fori liberi presenti sul lato lungo, fino ad arrivare al secondo marcatore. All'interno di questo foro lavoro 3 maglie basse, il mio aumento. Proseguo con 2 maglie basse all'interno di tutti i fori presenti sul lato corto, fino ad arrivare al terzo marcatore. All'interno di questo foro lavoro l'aumento, 3 maglie basse. Proseguo con 2 maglie basse all'interno dei fori presenti sul lato lungo, fino al quarto e ultimo marcatore. Qui lavoro l'ultimo aumento composto sempre da 3 maglie basse e concludo la lavorazione del fondo con 2 maglie basse negli ultimi fori disponibili. Come chiudere il nostro giro? Lavorata l'ultima coppia di punti nell'ultimo foro disponibile, allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo lasciandone un pochettino in più. Sfiliamo e poniamo il filo su un ago. A sinistra abbiamo il primo punto, quello che dobbiamo completare, e la prima maglia bassa completa lavorata, che in questo caso avevo segnato con un marcatore. Con l'ago dobbiamo passare da dietro sotto alle 2 costine proprio di questa maglia. In questo modo. E portiamo il filo verso di noi. Torniamo poi indietro all'ultima maglia bassa lavorata. In questo caso passiamo al centro tra le 2 costine che la compongono, in questo modo, e portiamo così il filo sul retro del fondo. Abbiamo così creato la parte superiore del primo punto basso del giro. Utilizzando l'ago blocchiamo il filo in eccesso al di sotto dei punti che abbiamo appena lavorato. Questo sarà il risultato, nel mio caso, al termine della lavorazione del fondo. Possiamo proseguire ora con la lavorazione del corpo borsa. Fatto un cappio con il nostro filo, scegliamo una maglia qualsiasi tra quelle presenti sul nostro fondo. Scelto il punto, dobbiamo entrarvi in costa retro, prendendo cioè solamente la metà costina più lontana rispetto a noi. Entriamo nel punto, poniamo il filo sull'uncinetto e lo portiamo attraverso. Prendiamo il filo e blocchiamo. La parte superiore di questo punto andremo sempre a crearla con la chiusura del giro. Ci spostiamo sul punto successivo, anche in questo caso prendendolo sempre in costa retro. Entro quindi in questo modo, prendo il filo e lavoro un punto basso. E segno questo punto con un marcatore. Il marcatore ci sarà utile per eseguire la chiusura del giro. Per tutto questo giro dobbiamo lavorare una maglia bassa in costa retro sopra ciascun punto che ci si presenta, senza alcuna variazione. Non ci sono aumenti. Quindi vado nel punto seguente, sempre in costa retro, e lavoro un punto basso. E proseguo in questo modo per tutti i punti che mi si presentano fino al termine del giro. Lavorata l'ultima maglia bassa in costa retro sopra l'ultimo punto disponibile, chiudiamo questo giro. Dobbiamo allungare la nostra asola e sfilare l'uncinetto. A sinistra abbiamo il primo punto, quello che dobbiamo completare, e il punto segnato con il marcatore. Entriamo da dietro sotto questa maglia. In questo modo prendiamo l'asola, la poniamo sull'uncinetto e la portiamo sul retro. L'asola portata sul retro diventa la parte superiore del primo punto del nostro giro. Sfiliamo l'uncinetto e cominciamo con la lavorazione del corpo borsa. Primo giro. Prendiamo in considerazione il punto che abbiamo appena completato, il primo del giro. Questa è l'asola, questa è la parte inferiore. Ogni punto basso forma una sorta di piccola V. Noi dobbiamo passare esattamente al centro di questa V. In questo modo prendiamo il filo e lo portiamo attraverso, formando così una nuova asola. Recuperiamo quella lasciata sul retro
riprendiamo il filo proveniente dalla rocca e chiudiamo. Ed ecco il primo punto del nuovo giro. Ci spostiamo sul punto successivo, sempre al centro della V sottostante. Quindi non passiamo sotto alle asole nella parte superiore, ma passiamo al centro del punto. In questo modo prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso che andiamo a segnare con un marcatore. La maglia che segniamo col marcatore è sempre la seconda maglia del giro. Dobbiamo proseguire in questo modo sopra ciascun punto che ci si presenta. Entrare al centro della V del punto sottostante, prendere il filo e lavorare un punto basso. Ogni punto che andiamo a lavorare nascerà al centro del punto sottostante. Proseguiamo in questo modo fino al termine. I passaggi che abbiamo eseguito in questo giro li andiamo a ripetere in quello successivo. Eseguiamo la chiusura. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto, entriamo da dietro sotto la maglia segnata col marcatore. Prendiamo l'asola, la mettiamo sull'uncinetto e la portiamo a traverso. Andiamo al centro del primo punto del nostro giro, passando al centro della V. Prendiamo il filo, lo portiamo a traverso, creando una nuova asola, recuperiamo quella lasciata sul retro e chiudiamo. Primo punto del giro, lavoriamo il secondo e lo segniamo con un marcatore. Proseguiamo lavorando una maglia bassa al centro della V della maglia bassa sottostante per tutto il giro. I due giri che abbiamo realizzato ci servono come base per eseguire il punto vero e proprio. Andiamo ad allungare l'asola, sfiliamo l'uncinetto ed entriamo come sempre da dietro sotto la maglia segnata col marcatore. Poniamo l'asola sull'uncinetto e la portiamo sul retro. Attenzione! Entriamo al centro della V del primo punto del giro, come abbiamo fatto per i giri precedenti. Prendiamo il filo e lo portiamo attraverso, ma non chiudiamo il punto. Scendiamo ora al centro della V sottostante, quella del primissimo giro che abbiamo lavorato. Anche qui entriamo al centro del punto e prendiamo il filo. Abbiamo così due asole. Con la prima asola chiudiamo la seconda. In questo modo allunghiamo, recuperiamo quella lasciata sul retro del lavoro, prendiamo il filo e chiudiamo. Questo sarà il primo punto del nostro giro. Andiamo sul successivo. Dobbiamo ripetere gli stessi passaggi. Entriamo al centro della V. Prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Scendiamo al centro della V sottostante, riprendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Abbiamo due asole, con la prima chiudiamo la seconda. Allunghiamo leggermente e chiudiamo. Rivediamolo ancora una volta. Entriamo al centro della V del punto successivo. Prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Scendiamo di una riga di lavorazione al centro della V sottostante. Prendiamo il filo, chiudiamo con la prima asola la seconda, allunghiamo e chiudiamo. E proseguiamo in questo modo per tutto il giro. Chiudiamo questo giro. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto, entriamo da dietro sempre sotto il secondo punto del giro, prendiamo l'asola e la portiamo sul retro. Per poter ripetere questo disegno ci serve un ulteriore giro di maglia bassa lavorata al centro della maglia bassa sottostante.
Quindi andremo ad alternare un primo giro di quelli che abbiamo fatto qui all'inizio del progetto con i passaggi di quest'ultimo giro. Entro quindi al centro della V del primo punto basso. Prendo il filo e lavoro il primo punto. Mi sposto qui al centro della V del punto successivo e lavoro il secondo punto del giro. Lo segno con un marcatore e proseguo con una maglia bassa al centro della V sottostante per tutto il mio giro. Al termine di questo giro ripetiamo i passaggi per la chiusura per ottenere il nostro effetto incrociato. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto, entriamo da dietro sotto il secondo punto del giro, portiamo l'asola sul retro del lavoro. Entriamo al centro della V del primo punto del giro, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Scendiamo di una riga di lavorazione qui al centro di questa V, riprendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Abbiamo due asole, con la prima chiudiamo la seconda, allunghiamo, recuperiamo l'asola sul retro del lavoro, prendiamo il filo e chiudiamo. Primo punto del giro. Punto successivo, entriamo al centro della V, al centro della V nel giro sottostante, prendiamo il filo, con la prima asola chiudiamo la seconda, allunghiamo e chiudiamo. Segno con un marcatore perché è il secondo punto del giro e non dovrò fare altro che ripetere gli stessi passaggi. Andremo quindi ad alternare un giro come questo che forma le astine in orizzontale a un giro di maglia bassa normale lavorata al centro della maglia bassa sottostante, così da avere la base per eseguire questo intreccio. Non dobbiamo quindi far altro che alternare i due giri di lavorazione che abbiamo appena visto insieme fino ad ottenere un corpo borsa come questo. Ho lavorato raggiungendo un'altezza complessiva di circa 21 cm. Vado ad incorporare le due parti della catena. Per fare questo prendo in considerazione i lati corti del mio progetto. Individuo esattamente il centro del lato corto e lo segno con un marcatore. Verifico che la posizione sia corretta ripiegando i lati corti verso il centro del progetto. I marcatori devono essere qui, esattamente al centro del soffietto del lato corto. Questi passaggi devono essere eseguiti sul giro di lavorazione dove eseguiamo una maglia bassa al centro del punto sottostante. Comincio questo giro e proseguo lavorando i miei punti fino ad arrivare al primo marcatore. Rimuovo il marcatore, posiziono il primo anello della catena all'interno del progetto dietro al punto successivo. Entro nel punto passando al centro della V e passo anche all'interno del primo anello della catena. Prendo il filo, lo porto attraverso e lavoro il mio punto. In questo modo la catena è fissata internamente al mio corpo borsa e proseguo normalmente nel mio giro di lavorazione fino ad arrivare al marcatore successivo. Sulla maglia segnata ripeterò esattamente gli stessi step con l'altra parte della catena. Fissata anche la seconda parte della catena, proseguo nella mia lavorazione punto su punto fino al termine del giro. E andiamo ora ad eseguire l'ultimissimo giro di lavorazione, che sarà anche un giro di rifinitura del bordo superiore del progetto. Lavorata l'ultima maglia sull'ultimo punto disponibile, in questo caso non eseguiamo la chiusura invisibile del giro. Andiamo sotto alle due costine del punto dove solitamente entravamo da dietro. In questo caso entriamo sul davanti ed eseguiamo semplicemente un punto bassissimo. Realizziamo poi una catenella.
Ci spostiamo sulla maglia successiva, prendiamo il filo e lavoriamo un punto bassissimo. A seguire una catenella. Nella maglia successiva un punto bassissimo. Questi sono tutti i passaggi che dobbiamo ripetere per questo giro. Eseguito un punto bassissimo, prima di passare al successivo, lavoriamo una catenella. Proseguiamo quindi lavorando una maglia bassissima più una catenella fino al termine del nostro giro. Ricordate la maglia bassissima con la quale abbiamo chiuso il giro precedente? Sarà l'ultimo punto di questo giro. Su questa maglia bassissima realizzo un'altra maglia bassissima, dopodiché allungo la mia asola, sfilo l'uncinetto e taglio il filo. Sfilo il tutto e usando un ago porto questo filo all'interno del lavoro e lo vado a bloccare al di sotto dei punti appena lavorati. In questo modo il mio corpo borsa è completato. Sui nostri manici realizziamo una piccola base di punti bassi che ci servirà poi per cucirli direttamente al nostro progetto. Prendiamo il filo e realizziamo un cappio leggermente più lungo del solito. Prendiamo il manico e con l'uncinetto vi passiamo al centro in questo modo. Poniamo sopra il filo e lo facciamo passare intorno al manico. Prendiamo il filo proveniente dalla rocca e blocchiamo il tutto. Realizziamo poi una catenella così da sostituire il primo punto basso. Con l'uncinetto dobbiamo ora girare intorno al manico, prendere il filo proveniente dalla rocca e tornare indietro passando sempre dall'interno del manico. Prendiamo il filo e chiudiamo. Giriamo intorno al manico, prendiamo il filo, torniamo indietro, punto basso. Proseguiamo in questo modo fino ad ottenere un risultato come questo. Dobbiamo parzialmente ricoprire il nostro manico. Non c'è un numero di punti stabilito, è a vostro gusto. Nel mio caso ho lavorato un totale di 30 punti, tenendo presente che il mio primo punto basso è quello sostituito da una catenella. Completati i nostri punti, allunghiamo l'asola e sfiliamo l'uncinetto. Dobbiamo tagliare il filo. Io vi consiglio di tenerne da parte una buona quantità perché con questo filo andremo poi a cucire il manico direttamente sul progetto. Tagliato il nostro filo, sfiliamo l'asola e ripetiamo gli stessi passaggi, lo stesso numero di punti, sul nostro secondo manico. Applichiamo ciascun moschettone alla sua parte di catena, dopodiché li chiudiamo insieme. La nostra borsa ha assunto così la forma di un trapezio. Ciascun manico deve essere posizionato al centro del lato lungo del progetto. L'altezza del manico è a piacere. Una volta trovata la giusta posizione, utilizzando un ago, entriamo all'interno del corpo borsa, ci spostiamo di qualche punto e usciamo all'esterno prendendo il punto successivo sul nostro manico. Sul manico ci spostiamo sul punto successivo e nuovamente all'interno del corpo borsa. La cucitura segue la forma del nostro manico ed è importante prendere ogni singolo punto basso lavorato sul manico stesso, così da fissarlo nel modo corretto al corpo borsa. Una volta lavorati tutti i punti, con un nodo blocchiamo il filo di lavorazione all'interno del progetto. Dobbiamo poi ovviamente applicare il secondo manico alla stessa altezza del primo e ripetere gli stessi passaggi per la cucitura. Cuciti entrambi i nostri manici, la borsa è pronta per essere indossata.
Possiamo farle mantenere questa forma sfruttando la catena all'interno, oppure aprirla e ottenere una maxi bag ancora più grande. Per quanto riguarda la fodera di questo progetto, non vi resta che eseguire una semplicissima fodera a sacchetto. Trovate tutti i passaggi su come realizzare le fodere a sacchetto e a pannello all'interno del mio corso online che trovate nel box informazioni subito sotto il video. Per quanto riguarda i materiali, fate riferimento alla prima parte del tutorial. Troverete tutto sul sito di Tessiland. L'unica variazione saranno i manici. Io ho utilizzato questi che avevo in casa da tempo di forma arrotondata, mentre sul sito troverete sempre la stessa tipologia di manico, ma piatta. Ma ora ditemi, questo tutorial vi è piaciuto? L'avete trovato interessante? Fatemelo poi sapere con un bel pollice in su e con un commento proprio qui sotto il video. E se non volete perdervi tutte le mie prossime pubblicazioni, non dovete far altro che iscrivervi al canale cliccando sempre sull'apposito pulsante sotto il video. Perciò con questo nuovo progetto borsa vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un prossimo tutorial, sempre qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento.